Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivati dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante I per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, stavo pensando alla nostra vacanza estiva. Vuoi parlarne? Sì, volentieri. Adoro pianificare viaggi. Dove vorresti andare? Vorrei andare in Costa Azzurra. È un posto bellissimo con sole, mare e paesini incantevoli. La Costa Azzurra sembra fantastica. Ho sentito parlare di città come Nizza, Cannes e Monaco. Cosa ti piace della Costa Azzurra? Mi piacciono il clima caldo, le belle spiagge e l'arte. Vorrei rilassarmi e magari visitare alcuni musei. Suona molto bene. Anche a me piace l'idea di passeggiare lungo la spiaggia e mangiare buon cibo. Quando vorresti andare? Pensavo di andare a luglio. Il clima è caldo e ci sono molti festival. Luglio è un buon periodo, ma può essere molto affollato, giusto? Sì, può essere affollato, ma mi piace l'energia dell'estate. Possiamo pianificare il nostro viaggio per evitare un po' la folla. Quanto tempo vorresti restare? Mi piacerebbe restare per una settimana. È sufficiente per visitare molti posti e rilassarsi. Una settimana è perfetta. Possiamo visitare diverse città e goderci la spiaggia. Quali città vuoi visitare? Vorrei visitare Nizza, Cannes e magari Monaco. Ho sentito dire che ogni città ha il suo fascino. Concordo. Nizza ha un bellissimo centro storico e una lunga spiaggia. Cannes è famosa per il suo festival del cinema e i bei negozi. Monaco è molto piccola ma molto lussuosa. Sì, e possiamo fare una gita di un giorno in paesini come Antis e Saint-Tropez. Sono meno affollati e molto belli. È una buona idea. Mi piacciono i paesini. Hanno un'atmosfera diversa rispetto alle grandi città. Che attività vuoi fare? Vorrei nuotare nel mare, rilassarmi in spiaggia e provare il cibo locale. Vorrei anche visitare alcuni musei d'arte e gallerie. Adoro l'arte. Mi piacerebbe visitare il Museo Matisse a Nizza e magari il Museo Picasso ad Antibes. Suona bene. Possiamo anche passeggiare lungo la Promenade des Anglais a Nizza e ammirare i bellissimi panorami. Sì, ho visto delle foto di quel posto. Sembra molto bello. Vorrei anche provare alcuni piatti tipici. Ho sentito dire che il cibo in Costa Azzurra è molto buono. Vorrei mangiare frutti di mare freschi, insalate e la famosa ratatouille. Possiamo anche assaporare del vino locale. Adoro il vino. Un bicchiere di vino locale con del buon cibo è perfetto per una vacanza. Come arriveremo lì? Penso che possiamo volare a Nizza. È la città principale della Costa Azzurra e ha un grande aeroporto. È un buon piano. Volare a Nizza è facile, e da lì possiamo usare treni o autobus per visitare altre città. Sì, il sistema ferroviario è molto efficiente in quella zona. Possiamo prendere un treno da Nizza a Cannes e Monaco. Mi piacciono i treni. Sono comodi e offrono una bella vista sulla costa. Dove ci fermeremo? Stavo pensando di prenotare un piccolo hotel o una guest house. Dovrebbe essere vicino alla spiaggia. È importante. Voglio poter andare a piedi alla spiaggia e al centro. Desidero anche un posto con una buona colazione. Sì, una buona colazione è fondamentale per iniziare bene la giornata.
Possiamo cercare hotel che offrono questo servizio. E per quanto riguarda il budget, la Costa Azzurra è costosa? Ho sentito dire che può essere costosa, soprattutto in estate. Dobbiamo pianificare il nostro budget con attenzione. Concordo. Possiamo risparmiare mangiando in piccoli caffè e utilizzando i mezzi pubblici. È un'ottima idea. Mi piace provare il cibo locale nei ristoranti più piccoli. Di solito è più economico e molto gustoso. Sono molto entusiasta di questo viaggio. La Costa Azzurra ha così tanto da offrire. Anch'io. Penso che sarà un perfetto mix di relax, cultura e divertimento. Sì, e possiamo scattare molte foto per ricordare la nostra vacanza. Dobbiamo anche pianificare un po' di tempo libero per rilassarci semplicemente in spiaggia. È molto importante. A volte la parte migliore di un viaggio è non fare nulla e godersi il sole. Concordo. Posso già immaginare di sedermi in spiaggia con un libro e una bevanda fresca. Sarà fantastico. Dobbiamo iniziare a pianificare i dettagli? Sì, pianifichiamo i dettagli. Possiamo fare una lista di cose da fare e posti da visitare. Ottimo. Scriverò le nostre idee. Prima di tutto, dobbiamo decidere le date. Abbiamo detto luglio, giusto? Sì, a luglio. Penso che la prima settimana di luglio sia buona. È all'inizio del mese e non troppo affollata. È un'ottima idea. Controllo le opzioni di volo per la prima settimana di luglio. Poi dobbiamo scegliere le nostre città. Abbiamo detto Nizza, Cannes, Monaco e qualche paesino. Sì, e possiamo anche visitare Antibes e Saint-Tropez se abbiamo tempo. Mi piace questo piano. Scriverò un itinerario di massima. Possiamo passare 2 giorni a Nizza, 2 giorni a Cannes e 1 giorno a Monaco. Possiamo usare l'ultimo giorno per visitare un paesino o semplicemente rilassarci. Suona perfetto. Voglio anche assicurarci di avere tempo per la spiaggia ogni giorno. Sì, aggiungerò tempo in spiaggia al nostro programma. Ora, per quanto riguarda le attività, vogliamo visitare musei, passeggiare nel centro storico e gustare buon cibo. Voglio visitare il Museo Matisse e il Museo Picasso. Voglio anche vedere il centro storico di Nizza e l'area del Festival del Cinema a Cannes. Ottimo! Li includerò nel nostro piano. Dovremmo anche controllare gli eventi locali. A volte ci sono festival o mercati che sono divertenti da visitare. È una buona idea, cercherò eventi locali a luglio mentre pianifichiamo il nostro viaggio. E per quanto riguarda il cibo, voglio provare molti piatti locali. Anch'io. Vorrei mangiare in piccoli caffè e provare frutti di mare freschi. Possiamo anche visitare un mercato per comprare della frutta e snack locali. Adoro visitare i mercati. È un buon modo per vedere la vita locale e provare nuove cose. Cercherò alcuni ristoranti e caffè consigliati. Perfetto. Dobbiamo anche pianificare i nostri trasporti. Penso che il treno sia il modo migliore per viaggiare tra le città. Sì, il treno è molto comodo. Controllerò gli orari dei treni da Nizza a Cannes e Monaco. Ottimo. Controllerò le opzioni di autobus per paesini come Antibes e Saint-Tropez. Possiamo anche noleggiare una bicicletta in alcuni posti per esplorare la zona. È una buona idea. Andare in bicicletta è un modo divertente per vedere i paesini. Ora, dove ci fermeremo? Voglio un hotel vicino alla spiaggia. Cercherò una guest house a Nizza e un hotel a Cannes. Possiamo confrontare i prezzi e scegliere il migliore. Sì, facciamo così. Voglio anche un posto con una buona colazione e wifi gratuito.
Mi assicurerò di controllare questi dettagli mentre cerco gli hotel. E per quanto riguarda il nostro budget, dobbiamo pianificare quanto spendere per cibo, trasporti e attività. Penso che dovremmo stabilire un budget per ogni giorno. Possiamo risparmiare mangiando in piccoli caffè e utilizzando i mezzi pubblici. Concordo. Scriverò un piano di budget giornaliero. È importante pianificare in modo da poter godere del viaggio senza preoccuparsi del denaro. Sì, un buon piano rende il viaggio più divertente. Sono molto entusiasta della nostra vacanza in Costa Azzurra. Sarà un'esperienza meravigliosa. Anch'io. Penso che avremo molti bei ricordi e fotografie. Posso già immaginare le giornate di sole, il mare blu e le stradine affascinanti dei paesini. Sarà fantastico. Incontriamoci la prossima settimana per confrontare i nostri piani e prenotare i voli. Sì, è un'ottima idea. Controllerò le opzioni di volo e tu puoi controllare i prezzi degli hotel. Perfetto. Non vedo l'ora del nostro viaggio. Sarà un'avventura piena di divertimento, relax e nuove esperienze. Concordo. Pianificare è il primo passo, e poi ci godremo ogni momento in Costa Azzurra. Grazie per aver parlato con me oggi, Liam. Sono molto felice che stiamo pianificando questo viaggio insieme. Grazie a te, Emma. Sono entusiasta della nostra vacanza. Ci vediamo la prossima settimana per pianificare ulteriori dettagli. Sì, ci vediamo la prossima settimana. Buona giornata. Anche a te. Ciao, Emma. Ciao, Liam. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo il lavoro, dico sempre ciao. Ciao è una parola usata per salutare. Pensando. Sto pensando a te. Pensando ai miei sogni, mi sento felice. Non smettere di pensando ai tuoi obiettivi. Vacanza. Vacanza. La mia vacanza è stata meravigliosa. Siamo andati in spiaggia durante la vacanza. Ho bisogno di una vacanza dopo il lavoro. Pianificare. Devo pianificare il mio viaggio. È importante pianificare le attività. Possiamo pianificare una riunione per domani. Viaggi. Viaggi. I viaggi possono essere molto divertenti. Faccio viaggi ogni estate con la mia famiglia. I viaggi in treno sono spesso più comodi. Incantevoli. I paesaggi sono incantevoli. Le storie che racconti sono incantevoli. Abbiamo visto incantevoli giardini fioriti. Fantastica. Fantastica. La vista dalla montagna è fantastica. Ho visto un film fantastica ieri sera. La festa è stata una esperienza fantastica. Clima. Il clima è cambiato negli ultimi anni. In estate il clima può essere molto caldo. Dobbiamo proteggerci dai cambiamenti del clima. Arte. Arte. L'arte è una forma di espressione. Mi piace visitare musei d'arte. L'arte moderna sorprende sempre. Rilassarmi. Mi piace rilassarmi dopo una lunga giornata. Vado al parco per rilassarmi e leggere un libro. Rilassarmi è importante per la mia salute mentale. Attività. Attività. L'attività è divertente. Questa attività richiede attenzione. Hanno organizzato un'attività per oggi. Musei.
Musei. I musei sono aperti tutti i giorni. Ci sono molti musei in questa città. Visitiamo i musei per imparare di più. Gallerie. Gallerie. La galleria è molto bella. Ho visitato una galleria d'arte. In gallerie ci sono molte opere famose. Panorami. Panorami. I panorami della montagna sono spettacolari. Mi piace fotografare i panorami durante i viaggi. Abbiamo visto molti panorami belli dal nostro hotel. Cibo. Cibo. Il cibo è delizioso. Mi piace cucinare il cibo. Dove posso comprare del cibo? Ratatouille. Ratatouille. Il ratatouille è un piatto francese. Mi piace cucinare il ratatouille in estate. Ho mangiato un delizioso ratatouille ieri. Assaporare. Assaporare. È importante assaporare il cibo lentamente. Mi piace assaporare i vini durante la cena. Dobbiamo assaporare ogni momento della vita. Efficiente. Efficiente. Il sistema è molto efficiente. Lavoriamo in modo più efficiente. Un modo efficiente di risparmiare energia è importante. Affollato. Affollato. Il treno era molto affollato. La piazza era affollato di turisti. Durante il festival, il mercato è diventato affollato. Entusiasta. Entusiasta. Lui è un entusiasta del calcio. La sua passione lo rende un entusiasta. L'entusiasta ha partecipato a molti eventi. Emma e Liam stanno pianificando una vacanza estiva. Dove vorrebbero andare? Quale attività Emma vuole fare durante la vacanza? Dove vorrebbero andare Emma e Liam per le loro vacanze? Quale attività Emma e Liam vogliono fare durante il loro viaggio? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.